Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti, è Mattino Milan del 22 dicembre del 2025. Ben ritrovati a tutti in questa nuova settimana molto corta, molto particolare, visto che insomma tra qualche giorno arriva Natale e tra poco vi diciamo anche come cambia in parte il palinsesto della radio. Saluto Enrico Boiani intanto, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Infatti, Simo, volevo proprio dire che vi aspettiamo oggi numerosi durante il talk alle ore 16, perché è l'ultimo talk del 2025 con me presente, quindi altrimenti ci rivediamo tra un anno. Quindi vi aspettiamo. Numerosi vi aspettiamo, ma se siete qui è importante comunque, quindi cliccate like, iscrivetevi, attivate la campanella, abbonatevi, commentate, insomma, solite cose, scherzi a parte ragazzi, grazie veramente di cuore per il vostro supporto. Allora ti dico di più, ho deciso di riproporre un maglione incredibile quest'oggi al talk. Detto ciò, dobbiamo fare un po' come spesso accade in questo periodo, una divisione in due della trasmissione. Da un lato quello che è una roba di attualità, cioè in questo caso le parole di Sergio Conceição, che ha ribadito parte di quello che aveva già raccontato Teo Hernandez qualche giorno fa, e dall'altro canto dobbiamo fare discorsi di mercato. Ora, facciamo tra virgolette fuori subito la questione con Seisao. Intervista sempre di Francesco Pietrella, lo stesso giornalista che aveva intervistato Teo Hernandez, che non è quello che ieri ha riportato la versione del Milan, è un altro. Lo andiamo a vedere. Un bilancio dei suoi 6 mesi al Milan positivi. Dal 2017 a oggi solo 2 allenatori hanno vinto trofei in rossonero, Pioli con lo scudetto ed io. Se sommiamo i punti del nostro periodo abbiamo avuto un ritmo da Europa League, quinto posto. I risultati ci sono stati. Penso ai 2 derby vinti, è successo con la Roma. Dispiace ora finale di Coppa Italia, ma alcune cose non mi sono piaciute. Tipo? C'era instabilità a livello societario, attorno alla squadra. L'ambiente non era buono. Per questo mi tengo stretto a ciò che abbiamo fatto. Inoltre la dirigenza non mi ha supportato. Le faccio un esempio. Dopo aver vinto la Supercoppa giocavamo col Cagliari. In quel periodo giravano già le voci che il club stesse seguendo altri allenatori. Io pensavo a lavorare e a vincere, col peso dei risultati. Non ho avuto tempo di lavorare a tutti i livelli. Sarebbe rimasto? Sì, ma con alcuni cambiamenti. I giocatori l'hanno tradita? Mai, anzi, erano con me. L'ha detto anche tu nell'intervista che avete fatto. Dopo il Feyenoord, quando la gente diceva che l'avesse fatto apposta a farsi espellere, io l'ho difeso. Ah, perché ogni tanto le cose poi tornano, caro Henry. Perché ci hanno fatto una testa così, chi peraltro dice di volere bene al Milan e evidentemente il Milan non vuole lo straccio di un bene, che Hernandez l'avesse fatto apposta. Solo forse per compiacere chi invece, come spesso accade in qualsiasi sacrosanta intervista viene fatta da chi era al Milan, viene ribadito fosse il problema del Milan invece, cioè la dirigenza e l'ambiente marcio che aveva creato intorno alla squadra e che ancora adesso è lì. Se noi ne parliamo ancora è perché il problema non è che è passato, è semplicemente più nascosto perché adesso c'è un allenatore e un ambiente intorno all'allenatore che riesce un po' meglio a supportare la pressione di questo ambiente marcio, che è stato capace di chiudere la squadra dentro Milanello e è stato capace di isolarla da questo ambiente marcio. Ma l'ambiente marcio, chi ha creato l'ambiente marcio, è ancora lì. È quello il problema. Poi mi fa ridere, poi ti lascio, che qualcuno pensa che sia che cattivoni, vogliono destabilizzare l'ambiente, questi che fanno le interviste ai giocatori, ai dirigenti. Cioè, il problema è il dito, come al solito, non la luna. Cioè, non la gente che ti dice uno dopo l'altra, e siamo quasi arrivati a una decina di persone diverse, guardate che è un ambiente marcio, guardate che il problema è lì, guardate che quello è il problema. No, il problema è la gente che ti vuole destabilizzare. E allora sai com'è? Ve lo meritate. Chi pensa una roba del genere, chi pensa che sia l'Inter che manda i sicari a fare le interviste per destabilizzarci, sapete cosa? Ve lo meritate questo AD. Me lo meritate proprio in piena faccia, ve lo meritate. Che vi resti qui ancora 6 o 7 anni, bello sereno e tranquillo. No, ma anche perché, Simo,
cioè, non so come dirlo, cioè, è l'ambiente a essere destabilizzato, cioè, non è che questa intervista Questa roba, tipo stabilizzano. inglese. Però vedo che comunque si va avanti con i tentativi di difesa, li abbiamo visti ieri, li abbiamo visti, insomma, li abbiamo anche sentiti da tanti soliti noti che cercano di appunto mettere il fuoco altrove, no? Ci si dice quando hai un dolore, no, per fartelo passare o per non pensarci più, ti dai un colpo da un'altra parte del corpo, no? Che così hai un nuovo male e non ti ricordi di quello precedente. E anche qui vedo che si sta facendo così, ecco, quindi la situazione Simo è questa, noi dal nostro canto possiamo dire di aver sempre raccontato i fatti in un certo modo, anche ricevendo commenti molto negativi, anche ricevendo insulti, perché li abbiamo ricevuti, cioè non è che ce lo inventiamo, e sono contento semplicemente del fatto che, come sempre, dopo un po' di tempo, qualcun altro inizia a diciamo, far trapelare un pochino la verità, raccontare un pochino come sono andate effettivamente le cose. Poi non so, servirà che lo dicano tutti, perché 1 non basta, 2 non basta, 3 non basta, 4 non basta, 10 non basta, servirà che lo dicano tutti i singoli diretti interessati, non lo so, e anche in quel caso magari si troverebbe un modo per fare, diciamo, per trovare un'altra visione delle cose, no? Però è così. Detto questo, hai detto bene tu, cioè Allegri sta provando in qualche modo a isolare la squadra, solo che nonostante sia molto navigato Allegri, nonostante sappia, diciamo, lavorare anche in certi contesti, e lo ha dimostrato nel corso della sua carriera, anche per lui non è una gatta da pelare facile, perché insomma ne avrà da fare ancora nel mercato di gennaio, ne ha già da fare, già un po' ha fatto, però la questione qui è lunga, eh. Sì, purtroppo sì, ma vabbè, avremo modo di parlarne in maniera magari più approfondita in altri momenti di questa situazione e delle Verginelle soprattutto. Vabbè, meglio che mi fermo. Passiamo al mercato, perché come anche qui in questo caso ci eravamo detti qualche mese fa, guardate che c'è un giocatore fatto e finito, perfetto, per fare l'attaccante di Allegri. Guardate che se c'è uno che magari ci può fare al caso nostro, che nel caso a Max potrebbe anche piacere, è uno. Ma no, ma no, ma no, ma non ha fatto mai un gol con Allegri, ma no, ma non è vero. Alla fine cosa ha fatto Allegri? Aveva chiesto Moise Kean, perché è perfetto dal punto di vista delle caratteristiche per giocare a due in un attacco come quello del Milan, che spesso ti obbliga a fare anche un po' da solo, ti obbliga a correre, muoverti tanto, ti obbliga a stare, diciamo così, sì, in rapporto con l'altra punta, ma alla fine tu sei la punta centrale perché l'altro gioca molto col resto della squadra e ti lascia da solo in mezzo all'area di rigore a combattere, eccetera, eccetera. È perfetto. Il problema è che costa. Sì, C'è tant'è che questo giocava piccolo lui, problema. cioè quando Allegri, nell'ultima Juve di Allegri, c'erano sia lui che Vlahovic, e in realtà giocava quasi più Ken di Vlahovic. Poi Vlahovic è venuto un po' fuori verso la fine della stagione. Chissà qual è stata la reazione della dirigenza a questa richiesta di Allegri, se si sono messi a ridere, se hanno preso, sono andati via, non lo so, avrei voluto essere una mosca nel colloquio tra Allegri e non so chi, perché cioè, sappiamo chi decide, ma non sappiamo con chi Allegri parla, della dirigenza, per capire qual è stata la reazione a Allegri che richiede Ken. Anche perché cioè, sappiamo questa società, soprattutto a gennaio, soprattutto in un anno in cui non hai gli introiti della Champions League, figurati se spende. Prendi Fulkrug a zero, prendi Disasi, se sarà Disasi per la difesa non so quanto, ma a molto poco, e questo è, potevi giocarti magari qualche chance di lotta per il vertice, questo mercato per me ci darà una sorta di, come dire, di stop. Poi se saremo così bravi da giocarcelo comunque sarà un miracolo sportivo, Simo, e ancor più di quello di Pioli per quanto mi riguarda.
però staremo a vedere, ecco, adesso il mercato non è nemmeno ancora iniziato, deve ancora iniziare addirittura obbligo di riscatto, quindi andiamo con calma. Basterebbero due o tre cose, cioè tu col rinnovo di Maignan che dava un po' più di stabilità, no? Al gruppo, che diceva ah caspita, Mike ha rinnovato, dai, con Thiago Silva e con Moise Kean avevi fatto, perché questi tre, uno ce l'hai già, questi due ti bastavano, eh? E invece di Kean e Thiago Silva fai Fulkrug di Sasì, bello, bellissimo devo dire. Il problema è sempre lì, Henry. Tanto non si vuole che andare al massimo in Champions League, peraltro non capendo che la Juve ha vinto ed è arrivata a 3 punti, con l'asterisco, ma è a 3 punti. Quindi tu devi andare a vincere a Como per lasciarla a 6, tra un mesetto. Non impossibile, ma vuol dire che siccome c'è un girone e mezzo da fare, bisogna remare ancora e bisogna dare alla persona l'opportunità di poter remare. Io non ti dico di andare a prendere Zirkzee come magari sta pensando di farlo a Roma, ma tra un giocatore che magari per caratteristiche è meglio per te, Fulkrug, e uno che non è magari meglio per te, Zirkzee, ma che almeno Zirkzee è un atleta sano, che deambula, e l'altro invece ancora no, ma tra i due, cioè, se devo andare a cavallo, prendo piuttosto un cavallo, un ronzino, piuttosto che uno che non ce la fa, perché tanto so che mi lascia a piedi, piuttosto prendo uno che va meglio, cioè va peggio, ma va. Io in questo momento, per stare in tema cavalli, che piace a Max, Fulkrug in questo momento è ancora fermo. In teoria sarebbe rientrato dall'infortunio un mese fa. In tutto questo ha fatto 16 minuti il 22 di novembre col Bournemouth, ne ha fatti 12 col Liverpool il 30 di novembre, dopodiché per 4 partite è sparito. Tra l'altro non si sa che caspita abbia, perché in teoria non è infortunato. Ma il 4 di dicembre col Manchester non convocato, il 7 col Brighton in panchina, il 14 con la Aston Villa non convocato, il 20 con il City non convocato. Va bene, è un mese che praticamente non si sa che fine abbia fatto, nonostante in Boh, teoria punti di sia sano. domanda. E noi stiamo andando a prendere lui per rinforzarci. Io ripeto, incrociamo le dita, pure quelle dei piedi a questo punto, perché non c'è altra scelta che sperare che arrivi un mezzo miracolo, perché le prospettive sono queste. Deve Sì, succedere poi che sì, ma cambi ci totalmente. sono nate delle voci nelle ultime ore, negli ultimi giorni, anche relative a Gabriel Jesus, Mm. che ok, forse tra l'altro tra i due avrei preso Gabriel Jesus subito e non Fulkrug, ma cosa facciamo quindi? Leao Pulisic, Jimenez che deve rientrare dall'operazione, Fulkrug, Gabriel Jesus e Nkunku, cioè in 6 per 2 posti? Non lo so, mi sembra un po' strano, ecco, mi sembrerebbe un po' strano. Poi ok che non hai Santiago fino a febbraio, metà febbraio, quando sarà, però comunque sono 6 per 2 posti, che paghi, Che paghi, cioè Fulkrug no, però Ma li io paghi con ho come Gabi. idea che se per caso dovesse arrivare un amante del genere, a qualsiasi cifra quasi, purché comunque penso che a un certo punto un Nkunku possa partire in questo mese di gennaio. È Ci ovvio, sta, evidente che hai messo sulla partirei. piazza della bilancia 38 mesi fa, quindi o va via in prestito o va via per una cifra quasi simile perché non è ammortizzato niente. Bello, che devo dire, bello. Ogni mercato siamo qui, non so se ti sei reso conto, Simo, perché a parte Pulisic, Reinders e Fofana, ci buttiamo dentro Fofana, escludo dall'equazione Modric e Rabiot perché li avrebbe credo presi qualsiasi direttore sportivo barra gestore di Anche un mercato. tifoso, chiunque più che un vero. Esatto. Quindi a parte Pulisic, Reinders e Fofana, che Fofana lo conoscevano in pochi, Reinders ancora meno, Pulisic aveva avuto tutti i problemi che ha avuto,
in precedenza, e quindi lì bravi, per carità. Gli altri 30 colpi fatti sono stati tutti una riparazione del mercato prima. Non so se se ci stiamo rendendo conto di questa cosa, che ogni 6 mesi noi dobbiamo correggere o provare a correggere gli errori fatti 6 mesi prima. E puntualmente ogni 6 mesi quasi facciamo peggio dei 6 mesi prima. È una roba difficilissima, bisogna impegnarsi. Però ci stiamo riuscendo. Chissà, a sto punto probabilmente a gennaio faremo peggio di quest'estate, che io mi ricordo quest'estate, Simo, avete dato 5, 5 e mezzo al mercato del Milan, ma come si fa? Ma siamo a posto, ma è una rosa super completa. Al limite mancano solo un paio di giocatori dal punto di vista numerico. Sì, sì, ho visto. Purtroppo siamo qui, Henry, quindi ricapitolando con Fulkrug che è in arrivo e vediamo come sta. Con il Noah Ken, figurati, bisognerebbe tirare fuori i soldi, è impossibile. Con la questione Gabriel Jesus, che peraltro ha una possibilità legata anche a una procura italiana legata ad agenti vicini, insomma, potrebbe anche nel caso accadere, sempre se dovesse partire in Concu, che al massimo ha o l'Arabia per soldi o in prestito la Premier, fine, delle trasmissioni, e per la difesa ci lasciamo domani, meglio va. Direi di sì. Henry, grazie, ci rivediamo tra Grazie a poco. te, mi raccomando, oggi Simo, ore 16, l'ultimo talk del 2025 con Enrico Boiani, poi ci rivediamo tra un anno, ragazzi, tra un anno, quindi non mancate.